Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la prima parte di novembre 2022. Grazie. Abbiamo il diavolo, amici dei pesci. Periodo di tentazioni. Quando c'è il diavolo si parla sempre di qualche energia un po' bloccata, un po' ristagnante, un po' condizionata e a volte parla anche di quelle che sono appunto le tentazioni. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi sono generali. È facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se non dovesse proprio risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Per quello che riguarda il mio indirizzo email lo trovate qui sotto nella descrizione del video, basta aprire la tendina. Allora, sono ritornata alla stesa precedente, quindi andremo a vedere lo sviluppo di questi 15-20 giorni con la prima linea di carte e poi andremo a spiegare con i mini tarocchi. Allora, partiamo da un re di spade, scusate, un re di bastoni al contrario, 5 di coppe, la carta della luna e un 6 di spade. Il re di bastoni potrebbe parlare di una perdita di potere o di qualcuno che è vicino a voi nel vostro intorno che in qualche modo sta tentando di controllarvi e di comandarvi. Vi dico questo perché avete la carta del diavolo e parla sempre di una sorta di condizionamento e vedendo poi anche il 5 di coppe dopo che parla sempre di una sorta di perdita, di una delusione, di una frustrazione, di una tristezza che state vivendo probabilmente all'inizio del periodo, vi dico che risuona, potrebbe risuonare con qualche vecchia ferita, perché abbiamo la luna. La luna parla di sentimenti, emozioni che ritornano a galla dal subconscio. Molte volte fa anche riferimento a delle proiezioni e ha molto senso vedendo comunque la carta del diavolo, perché quando c'è il diavolo si parla di ego. Quindi l'ego è bravo, diciamo così, a, come vi posso dire, a distorcere la visione che abbiamo di noi stessi nel mondo. E quindi la luna, in questo senso che parla di proiezioni, di distorsione della realtà, parla di qualcuno che vede le cose solo a metà. Io credo che dipenda molto dall'emozione che state provando con questo 5 di coppe, quindi perché qui sento che c'è una sorta di carenza a livello proprio come vi posso dire, di attitudine, nel senso che si parla sempre di un'attitudine negativa con il 5 di coppe, qualcuno che si piange un po' addosso. Abbiamo poi un 6 di spade. Qui sento che qualcuno vorrebbe andarsene da questa situazione, probabilmente potrebbe essere lavorativa se il re di bastoni raffigura un capo, ipotesi, o potrebbe essere anche da una realtà relazionale. Abbiamo poi un 3 di coppe, un re di pentacoli e difatti qui con il 3 di coppe, guardate, in realtà è una bella carta il 3 di coppe perché parla di festeggiamenti, parla di amicizie, parla di un gruppo che si sostiene, è il periodo della raccolta. Se ci fate caso, queste tre figure brindano al raccolto che hanno effettuato, insomma. C'è anche poi un re di pentacoli e qui fa ben sperare perché il re di pentacoli è sempre una persona che aiuta, è una persona che ha un animo generoso, che è sempre disposta, insomma, a condividere la propria ricchezza con qualcun altro. E non parlo solo di ricchezza da un punto di vista economico, parlo di ricchezza da un punto di vista anche proprio della sapienza, della cultura, perché il re di pentacoli è una persona colta. Ok. Terminiamo poi la lettura con una torre al contrario e un altro 5, questa volta è un 5 di pentacoli.
Quindi qui si tratta di rompere probabilmente degli schemi. Vi ricordo che anche quando c'è la torre si parla di una destrutturazione dell'ego, quindi qui per molte persone si tratta solo di rivedere gli obiettivi, ok? Quando c'è l'ego si tende magari alle volte a impuntarsi su una determinata cosa senza vedere la realtà, di come stanno effettivamente le cose. Qui avete la luna, quindi per qualcuno è facile che ci sia un attimo di intrappolamento in io ho bisogno di dimostrare, io voglio quello o io voglio quel tipo di posizione sociale, io voglio quella persona, io voglio che la relazione sia così, punto. Ecco, tutte queste cose sono proiezioni dell'ego, ok? Va bene, andiamo a vedere carta per carta. Andiamo con il re di bastoni al contrario, il diavolo un'altra volta. Sì, secondo me questa persona può essere una persona che vi sta provocando o vi ha provocato comunque questa sorta di tossicità e di insicurezza, questa sorta di impossibilità ad andare avanti. Abbiamo un cavaliere di pentacoli al contrario e qui sento che con il sette di pentacoli qualcuno si è stufato di star lì in attesa fondamentalmente, di aspettare probabilmente un movimento da parte di questo capo, di questo padre, piuttosto che compagno o dipende da come voi vibri la stesa. Giustamente è una stesa generale, io guardo il movimento energetico, poi ognuno lo applichi alla propria realtà. Andiamo a vedere il 5, ok, di coppe. Abbiamo un 2 di pentacoli e un altro 5, quindi avete 3 5 nella lettura fino adesso, che è un 5 di spade. Ehm, sì, di nuovo, il 5 di spade mi parla di qualcuno che potrebbe essere in una sorta di lotta di potere, perché quando c'è un 5 di spade si parla, è la carta della falsa vittoria, no? Quindi è una vittoria della mente. E abbiamo il diavolo che parla di potere mentale e di condizionamenti mentali anche, quindi qui sento che c'è qualcuno che sta valutando l'idea di così o si sta tenendo in piedi due situazioni, oppure qui c'è qualcuno che è indeciso sul da farsi, su come muoversi. Andiamo a vedere la carta della luna per piacere e grazie, abbiamo il mondo. Allora, il mondo, l'imperatore al contrario, un 9 di bastoni al contrario, una regina di spade. Qui è veramente una questione che riguarda o un padre o un capo, ragazzi, perché è come se innanzitutto vi sento un po' giudicanti nei confronti della situazione o della persona, ok? Qui sento che c'è, perché comunque siete voi che avete le proiezioni, quindi alla fine forse questa regina di spade bisognerebbe che fosse un pochettino più morbida. Può anche rappresentare la regina di spade una figura vicino a voi dalla quale vi aspettiate un certo tipo di sostegno, un certo tipo di aiuto. Però c'è anche la carta del mondo, quindi qui può essere che cambi il modo di vedere le cose o le persone. Andiamo a vedere il 6 di spade. Oh, un altro 6 di spade. Impressionante. 6 di spade, 6 di coppe e la carta della forza. Ragazzi, qui c'è qualche tipo di legame che dura da tempo, perché abbiamo un 6 di coppe e la carta della luna che parlano entrambe di passato, e che è ora di rivedere, ridimensionare o probabilmente per qualcuno anche lasciare indietro, perché c'è la carta del mondo che parla di spostamenti, di trasferimenti. Abbiamo due volte 6 di spade che parla di movimento, di trasferimenti anche questi, di spostamenti proprio da un punto di vista fisico, e per qualcuno può fare riferimento alla famiglia di origine, perché abbiamo un 6 di coppe, è qualcosa che fa parte già dell'infanzia, ok? Quindi di periodi veramente molto lontani. Per qualcuno si tratta di staccarsi semplicemente da questo tipo di condizionamento che vediamo qui all'inizio, che impedisce di andare avanti. Ma ripeto, è un condizionamento mentale, eh? Quando c'è il diavolo si parla di schiavitù, ma la schiavitù normalmente è sempre volontaria, quindi si ha generalmente la possibilità di muoversi e che non la si vede più che tutto, perché si è in questo clima un po' di
vittima, sono qui, non so cosa fare, non so come muovermi, succedono tutte a me, e questo non va bene, quell'altro non va bene. Sapete, quell'atteggiamento un po' da lagna che crea energia pesante. Vi sento un po', ma è per una sorta di confusione mentale che avete, perché qualcuno qui sta sfalsando le carte in tavola. Andiamo a vedere il 3 di coppe. E può essere fortemente legato alla famiglia di origine, per qualcuno. Allora, abbiamo un asso di pentacoli al contrario, la carta del mago e la carta della sacerdotessa. Io credo che qui ci sia un incontro con qualche gruppo, può essere anche un incontro semplicemente tra amici, che vi farà riflettere su questo nuovo inizio, perché ancora non c'è, nel senso che è al contrario, però è nell'aria. Ricordo che qui avete il mondo, è già una vostra idea, in un certo senso, effettuare questo tipo di spostamento, ok? E qui si tratta semplicemente di capire da che parte andare, perché abbiamo il mago che è colui che ha tutte le capacità per manifestare la realtà che vuole, e la sacerdotessa è colei che sa, ascoltando il proprio inconscio, il proprio intuito, sa qual è la cosa giusta da fare, sa già le risposte. Andiamo a vedere il re di pentacoli, per piacere, grazie. Un cavaliere di bastoni e un 9 di bastoni. È come se vi dicessero che bisogna indrizzarsi verso qualcuno che vi possa aiutare a mettere le vostre barriere. Potrebbe essere uno psicologo, ragazzi, perché quando c'è un re di denari si parla sempre di qualcuno che ha effettuato studi lunghi e è tipo psicologia. E perché dico questo? Perché abbiamo questo 9 di bastoni che parla di creare barriere, ma non solo da un punto di vista fisico, proprio da un punto di vista mentale, con tutte queste carte di confusione che avete. Il 9 di bastoni vi deve servire a creare barriere di tipo energetico. Potrebbe essere utile per qualcuno indossare un'ossidiana, ok? È una pietra di protezione che assorbe le energie negative. Va bene anche la tormalina nera, le pietre nere in generale, anche le matite, anche se un po' meno, però se avete matite in casa va benissimo. Andiamo con la torre. Ok, prima carta la stella, la seconda la recupero perché mi è caduta. Abbiamo un 5 di denari, un altro. Io sento che questa torre, al contrario, è qui per fondamentalmente ristrutturare un sogno o comunque il modo di vedere le cose. C'è da fare un movimento, per qualcuno può essere sì un movimento di tipo fisico, uno spostamento di tipo fisico, per qualcun altro semplicemente il lasciarsi indietro determinate idee, determinate aspettative o sì, proiezioni che comunque fa l'ego. Il 5 di pentacoli ce l'avete due volte, quindi qui si tratta veramente, perché quando c'è il diavolo, il 5 di pentacoli, il 5 di spade, la luna, si parla veramente di codipendenza, di proiezioni mentali, la morte al contrario, di qualcuno che deve lasciare indietro certi pensieri di carenza. È molto importante fare un lavoro sulle credenze limitanti perché ehm, si scopre alle volte, le credenze limitanti sono nell'inconscio, sono subconsce, quindi non siamo consapevoli che esse esistano, però comunque lavorano. Molte persone hanno la credenza limitante di non meritare, che sia amore, che sia denaro, e di conseguenza vivono sempre con questa mentalità un po' in carenza, tipo, ma tanto i miracoli succedono agli altri, non a me. Perché? Perché, cioè, se voi non credete che qualcosa possa succedervi, è chiaro che non succederà. La mente crea. Mm? Quindi tutto quello che noi vediamo di fisico è stato prima pensato, c'è stata prima un'idea, ok? Quindi piano piano si sviluppa e diventa concreta. La mente crea. Dove mettiamo l'energia, quella cosa si concretizza. Più mettiamo energia in una cosa, più questa
prende forma, prende energia, diventa densa, diventa pesante, ok? Sia che sia una cosa positiva, sia che sia una cosa negativa. E qui sento che l'accento lo mettete un po' tanto sulle cose negative, ma probabilmente è perché non riuscite a vedere chiaro. Il diavolo, quando c'è un'energia del diavolo, è sempre un po' costringente, pesa comunque. Però ecco ragazzi, vi dico, è vero, voi vorreste andarvene, vorreste lasciarvene indietro questo tipo di situazione, di problema anche se volete. E qui le carte vi consigliano di affidarvi ad uno specialista. Potrebbe anche essere un avvocato, il Re di Pentacoli, per qualcuno che vi insegna come difendervi e dove siete nella vostra zona di comfort. Però qui con la torre state tranquilli che questo tipo di situazione che state vivendo non serena si appresta a terminare. Non è ancora proprio, cioè non è girata al dritto, quindi diciamo che è nell'aria, però avete anche qui la morte, quindi se state vivendo una situazione molto pesante con il diavolo, si sta per, diciamo così, cambiare la dinamica. Quando arrivo alla torre normalmente sono avvenimenti esterni, però non è detto. Esterni a voi, nel senso che non sono, che non dipendono dalle vostre scelte, ecco, per capirci. Abbiamo comunque anche la carta della stella, qui, quindi sento che qualcuno prenderà consapevolezza di queste dinamiche, ok? Ed è per quello che poi arrivano la torre e la morte, perché ci si prepara per effettuare questo 6 di spade, questo rilascio, diciamo così, che sia dell'idea, della relazione, della famiglia, di quello che è per voi il peso del diavolo, ok? Andiamo a vedere ancora due carte conosco, vediamo cosa si vede e cosa non si vede. Vediamo un pochettino di chiarire ancora meglio. Ah, un altro 5 di denari, ragazzi. Outsider. Il lucchetto è aperto, ok? Basta toglierlo e sfilare la catena. La porta, il cancello in realtà è aperto. È come quando vi dicevo che con il diavolo la schiavitù è volontaria. Perché siete in questa fase dove non vedete chiaro e quindi non vi rendete conto che basterebbe semplicemente prendere il cammino, aprire la porta e andare. Volgersi all'interno, ok? Questo è un 4 di coppe, qui avete il 5 di coppe e qui parla di... Il 4 di coppe è una carta che parla di rigenerazione normalmente, ma in questo mazzo specifico parla di non ascoltare il vociare della mente. Bisogna ritornare dentro per cercare la propria verità. Avevate anche la carta della sacerdotessa, qui. Sento che andate in quella direzione. E poi abbiamo fiducia, che è un fante di coppe. No, scusate, un cavaliere di coppe. No, un fante. Uno dei due. Adesso non mi ricordo la freccia. Penso che sia un fante. Comunque, fiducia. Parla di avere fiducia nella vita, fiducia in voi stessi, fiducia nel vostro cuore. Perché ragazzi, quando c'è la carta del diavolo è perché noi stessi non si vogliono vedere certe cose. Avete la carta della luna. Guardate che l'energia del diavolo è tremenda, perché manipola così tanto i pensieri, vi instaura pensieri distorti, contorti, non lineari, alla quale poi alla fine si crede, noi ci crediamo, crediamo che quello sia veramente quello che vogliamo. In realtà poi magari ci siamo comportati in un determinato modo solo perché avevamo bisogno di dimostrare qualche cosa, tipo ottenere un incarico, magari è più per dimostrare agli altri che siete in grado, che siete superiori, che siete migliori, e poi una volta ottenuto l'incarico, in realtà l'incarico non vi piace neanche tanto, ecco. Quindi chiedersi il perché uno agisce in certi modi alle volte. Andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura. Vediamo che consiglio finale vi vogliono dare. Ok, ecco. Carta numero 34.
fiducia, fiducia, fiducia in voi stessi. Qui ci sono due pesci e questi sembrano quasi gli occhi di una tigre. Quindi è un po' il fidarvi anche del vostro istinto, proprio a livello animale, del vostro cuore. I pesci vivono nell'acqua, quindi qui si fa riferimento alle coppe, all'acqua, tutto quello che è emotivo, ok? E poi cercate di avere fiducia anche nel fatto che ci sia un disegno divino più grande. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi possa essere utile per, insomma, così aprire un po' gli occhi e partire d'anticipo su quelli che sono i movimenti energetici. Se vi è piaciuta comunque potete mettere un like, potete continuare a supportarmi come fate sempre, io vi ringrazio tanto con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le iscrizioni, per chi vuole con le donazioni, ogni tipo di supporto è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!